Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui le storie dello spettacolo si raccontano con calma, rispetto e un ritmo chiaro, perfetto anche per chi ascolta in text-to-speech. Prima di cominciare, se apprezzate gli approfondimenti lunghi e curati, vi chiedo un piccolo grande gesto: mettete mi piace, iscrivetevi e, se vi va di sostenerci più da vicino, cliccate su Unisciti. È grazie al vostro supporto se possiamo prepararvi ricostruzioni come quella di oggi. Oggi parliamo di un momento che molti fan aspettavano da mesi. Una giornata che, senza proclami e senza conferenze stampa, ha cambiato il tono della conversazione attorno a due nomi amatissimi, Gökberk Demirci e Özge Yağız. La scintilla? Un messaggio pubblico di Gökberk che ha fatto il giro dei social in poche ore. Niente frasi ad effetto né slogan urlati, un pensiero limpido, in cui l'attore ha preso posizione contro chi diffonde odio online e ha difeso il diritto delle donne, Özge compresa, di non essere bersaglio di aggressioni verbali, insinuazioni e campagne di denigrazione. Mettiamo ordine. Nelle ultime settimane, l'attenzione attorno a Özge Yağız si era intensificata. Account anonimi, thread pieni di sospetti, parole dure lanciate con leggerezza. È il lato oscuro dei social, la velocità con cui una diceria diventa coro e la facilità con cui ci si dimentica che, dietro un profilo, c'è una persona in carne e ossa. In mezzo a questo rumore, è arrivato il messaggio di Gökberk. Con toni misurati, ha chiarito che non intende sostenere chi alimenta l'odio e che nessuna donna merita di essere travolta da ondate di insulti. Non ha trasformato il suo profilo in un tribunale, non ha cercato nemici. Ha semplicemente scelto da che parte stare, dalla parte del rispetto. Perché questo gesto ha fatto così rumore? Perché è diverso da tutto ciò che siamo abituati a vedere quando la cronaca rosa si scalda. Spesso, di fronte alle polemiche, i protagonisti tacciono sperando che passi. Oppure alzano i toni, alimentando lo scontro. Qui è successo altro, una presa di posizione ferma, ma composta. E, soprattutto, una scelta che parla un linguaggio chiaro ai fan. Proteggere la dignità di Özge non è stato un atto simbolico, è stato un atto concreto. È come se Gökberk avesse messo un confine intorno alla conversazione, ricordando che la curiosità del pubblico non è un lasciapassare per mancare di rispetto. Da qui nasce la domanda che tutti si fanno: questo gesto indica un riavvicinamento tra Gökberk Demirci e Özge Yağız? È la prova che tra loro esista di nuovo qualcosa di più di una stima reciproca? Fermiamoci un attimo. Il passo giusto, quando si parla di sentimenti altrui, è tenere separate le cose. Un conto è la difesa dei principi, il rifiuto dell'odio, la tutela della persona, un conto è la vita privata. Eppure è innegabile che, per chi conosce il loro percorso, quel messaggio abbia avuto il sapore di una porta socchiusa. Perché, quando hai voluto bene davvero a qualcuno, difenderne la dignità non è propaganda, è coerenza. Ripercorriamo insieme il quadro. Gökberk e Özge sono stati per lungo tempo un riferimento emotivo per i fan, lavoro condiviso, momenti luminosi, alti e bassi vissuti sotto gli occhi di tutti. Poi, come accade spesso, le strade si sono separate. Progetti diversi, ritmi diversi, silenzi che il pubblico ha imparato a rispettare. Negli ultimi mesi, però, si era percepita un'aria nuova, non annunci, non pose, indizi sottili. Qualche like ponderato, una manciata di parole di stima, lo stesso modo di proteggere la propria quotidianità. E oggi questo nuovo capitolo, aperto da un gesto semplice e potente. Chi ha letto d'impulso il messaggio di Gökberk come dichiarazione rischia di bruciare i tempi. Ma chi lo ha letto come segnale di maturità ha colto il punto. La maturità di riconoscere che la notorietà non giustifica la crudeltà. La maturità di un uomo che, pur potendo restare ai margini, sceglie di esporsi quanto basta per dire, basta odio. È un invito rivolto a tutti, non solo a chi ha esagerato: cambiamo registro, rimettiamo al centro la cura delle parole. Perché le parole feriscono. E, se ripetute, lasciano cicatrici. C'è un altro aspetto che vale la pena raccontare: la reazione dei fan. Migliaia di messaggi hanno riempito le timeline, ma per una volta il tono dominante non è stato il tifo cieco. Si è letto un bisogno diverso,
che a Osge venga restituito lo spazio per lavorare, scegliere, sbagliare e riuscire senza essere costantemente messa sotto processo, che a Gökberk venga riconosciuto il merito di aver usato la propria visibilità per qualcosa che conta. Non un gesto cavalleresco per la foto di copertina, ma una presa di responsabilità. È un cambio di passo culturale importante, sposta l'attenzione dalle ipotesi alla sostanza. E la sostanza, adesso, è fatta di 3 parole. La prima è rispetto, delle persone, dei tempi, dei silenzi. La seconda è limite, imparare a fermarsi prima che l'opinione diventi offesa. La terza è presenza, esserci senza occupare tutto lo spazio. Nella pratica, significa lasciare che i protagonisti vivano la propria storia, qualunque forma deciderà di avere, senza doverla giustificare ogni giorno. Significa guardare i progetti che li attendono con la curiosità giusta e smettere di interpretare ogni dettaglio come un indizio da decifrare. Molti di voi mi hanno scritto chiedendo: ma questo gesto potrà cambiare il rapporto tra loro? È possibile. Ma, se accadrà, non lo scopriremo dai commenti anonimi né dalle ricostruzioni frettolose. Lo sapremo dai fatti, da come si sosterranno a vicenda nel lavoro, da come sceglieranno di apparire o di non apparire insieme, dal tono delle loro parole quando decideranno di parlare. Fino ad allora, l'unica lettura onesta è questa: tra Gökberk Demirci e Özge Yağız oggi c'è un confine chiaro contro l'odio e a favore del rispetto. È poco? No, è il terreno su cui, in qualsiasi relazione, si può camminare senza farsi male. Proviamo, come sempre, a immaginare i possibili scenari, senza trasformarli in sentenze. Primo scenario: alleanza protettiva. Restano ciascuno nella propria traiettoria, ma si sostengono apertamente contro le derive tossiche dei social. È il minimo sindacale della civiltà, ed è già tanto. Secondo scenario: riavvicinamento discreto. Il gesto di oggi apre a una stagione in cui ci si prende cura l'uno dell'altra lontano dai riflettori, con poche apparizioni ragionate e nessun proclama. Terzo scenario: nuova collaborazione professionale. Se arriverà la storia giusta, potrebbero tornare a condividere un set, non per nostalgia, ma perché ha senso. In tutti e 3 i casi, la parola chiave è tempo. E qui entra in gioco anche la responsabilità di chi racconta. Non serve gonfiare ciò che è già grande. Non serve cercare frasi non pronunciate. Serve rispettare la linea che gli stessi protagonisti hanno tracciato. A tutti piacerebbe leggere "si sono ritrovati", ma la notizia di oggi ha un'altra bellezza: ci ricorda che prendersi posizione contro l'odio è già una forma d'amore. Amore per la verità delle cose, per la serenità di chi lavora, per la qualità delle discussioni pubbliche. Vorrei chiudere con un'immagine semplice. È sera tardi, un set si svuota. Rimangono le luci tecniche, il rumore lontano di una strada. Su un telefono, una notifica, un messaggio che non alza la voce, non pretende nulla, ma dice con chiarezza che le parole hanno un peso. In un'altra stanza, qualcuno lo legge e respira meglio. Non è una favola, non è una scena scritta per commuovere. È il valore concreto di un confine messo al posto giusto. Se questo racconto vi è piaciuto, ditemi nei commenti quale dei 3 scenari vi sembra più vicino alla realtà di Gökberk Demirci e Özge Yağız. Pensate che il gesto di oggi possa cambiare il modo in cui il pubblico parlerà di loro? Preferireste un ritorno ufficiale o vi basta sapere che, al di là dei titoli, c'è rispetto? Leggo tutto e, come sempre, selezionerò le riflessioni più lucide per il prossimo video. E non dimenticate di mettere "mi piace", iscrivervi e attivare la campanella. Qui non inseguiamo i rumor, li mettiamo in ordine, perché le persone vengano prima delle storie.